Ciao a tutti roghini e roghine, eccoci alla quarta parte dei tutorial sulla Varo Saboroso Armor. Oggi vedremo come tagliare e acconciare la parrucca della Blade Master. Quindi munitevi di lacca, forbici, un aspirapolvere, tanta pazienza e venite con me. Prendete una testa di polistirolo, non è importante che sia inquietante quanto la mia. Stampo delle immagini di riferimento della parrucca già acconciata, meglio avere sia foto reali, simili al risultato che volete ottenere, sia artwork. Rivesto la testa con della pellicola per evitare di sporcarla con prodotti per capelli. Adagio su di essa la parrucca. Se non si dovesse mantenere in equilibrio, fissate con dello scotch la testa al tavolo di lavoro. Pettino per togliere la maggior parte dei nodi. Con delle pinzette per capelli inizio a separare i ciuffi della parte anteriore. Avrò quindi 2 ciuffetti laterali e un ciuffo frontale. Do un primo taglio a quest'ultimo, avendo cura di non buttare le ciocche appena tagliate, infatti mi serviranno tra poco. Faccio la stessa cosa con i ciuffetti laterali. Passiamo al retro della parrucca. Pettino nuovamente i capelli. So che è difficile, ma devono essere il più lisci possibile. Do un primo taglio orizzontale. Purtroppo le mie forbici non sono il massimo, assicuratevi di avere un paio molto affilato. Accantoniamo la parrucca vera e propria per qualche istante. Se vi ricordate, il copricapo dell'armatura del Varo Saboroso ha dei ciuffi che fuoriescono dal cerchietto per capelli. Mi occupo quindi di creare una fascia di capelli da applicare al copricapo. Metto sul mio piano di lavoro della carta forno. Ci incollo sopra una striscia di scotch di carta e disegno sommariamente la forma che vorrei dare ai ciuffi. Inizio ad incollare piano piano tutti i capelli che ho tagliato prima allo scotch con della colla a contatto. Adesso utilizzo della colla vinilica diluita con acqua alla base dei capelli appena incollati. Essa penetrerà nelle fibre e renderà il tutto più solido. La copro con una striscia di stoffa e do una nuova passata di colla vinilica diluita. Aspettiamo 24-48 ore per la sua completa asciugatura. Ritorno alla parrucca, perfeziono i tagli fatti precedentemente e spruzzo una considerevole quantità di lacca. Tantissima lacca come al solito. Torno nella parte posteriore del capo. Divido i capelli in più fasce, ognuna di esse avrà una lunghezza diversa. Li taglio in modo di avere delle punte.
Lascio che la lacca si asciughi e riprendo la fascia di ciuffi che stavo preparando per il copricapo. Inizio a posizionare i capelli in modo tale da formare delle punte. Spruzzo nuovamente strati e strati di lacca. Rimuovo la carta forno e attacco la fascia di capelli al cerchietto usando la colla a contatto. Poggio la frontiera asciutta sulla parrucca e faccio in modo che i ciuffi appena creati si aprano. Quindi li prendo uno alla volta e li ripiego su se stessi fissandoli con delle pinzette per capelli. Spruzzo nuovamente litri di lacca. Lascio asciugare. Rifinisco le punte più volte per avere un risultato ottimale. Riposiziono i ciuffi ribelli e rispruzzo la lacca ancora una volta. Incollo la fascia di foam al cerchietto ed ecco il risultato finale. Anche per oggi il video finisce qui. I prossimi tutorial saranno dedicati interamente alla Great Sword di Monster Hunter, sempre del Varu Saboroso, e chiuderanno questo primo ciclo di video guide sul cosplay. Molto probabilmente li posterò comunque dopo le vacanze natalizie. Vi auguro buone feste, quindi ricordate di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi video e per supportarmi. E ci vediamo alla prossima!